Ciao ragazzi, oggi parliamo di Simube. Conosciamo ormai il brand che fa molti gadget inizialmente per Fanatec, oggi si è specializzato anche in gadget per Moza e SimMagic e ha appena introdotto anche una linea specifica per SimCube 3. E questo comprende un QR lato base e un QR lato volante. Tutto questo compatibile con il sistema Lightbridge di SimCube. Infatti, come potrete notare, all'interno del QR ci sono le piastrine di contatto, le stesse che noi abbiamo nel sistema di QR di SimCube. In questo caso la tipologia di QR è la stessa utilizzata da Fanatec, che richiama molto anche il concetto che c'è dietro quella SimCube, cioè con un lato QR, lato volante, come potete con due barre di acciaio che vanno ad aprirsi alla pressione. Cambia però totalmente la forma. In questo caso abbiamo un quasi rettangolo, nel caso di SimCube hanno scelto una forma più particolare, ma devo dire che l'effetto finale, cioè la completa adesione, anche il sistema Fanatec personalmente l'ho trovato sempre di altissimo livello. Naturalmente parliamo del sistema QR2 di Fanatec, non il vecchio sistema. Il lavoro fatto dai ragazzi di Simube è quello di implementare un'elettronica adatta a supportare il sistema Lightbridge di SimCube. Già nella recensione del SimCube 3 avevamo parlato dei costi che ha il sistema QR di SimCube. In questo caso il kit QR lato base e QR lato volante costa 103 euro. Nel caso poi vogliate acquistare separatamente un QR, vi costerà soltanto 77 euro. E quindi si vanno ad abbassare tantissimo quelli che sono anche i costi per chi ha più volanti o vuole spendere semplicemente meno rispetto alla controparte SimCube. Questa secondo me è una validissima alternativa. L'aspetto interessante è che poi la parte di anodizzazione nella parte mobile del QR potrete sceglierla nelle colorazioni nero, come in questo caso, oro, rosso e blu, e quindi anche a dare un tocco di personalizzazione a quello che è il vostro setup. Per quanto riguarda poi la sostituzione del QR lato base, si fa veramente in pochi minuti. Dovrete andare a svitare le tre viti che ci sono del QR originale SimCube 3 e questo QR viene fornito già con questa piccola prolunga che si adatterà direttamente al connettore GST che esce fuori dal mozzo di SimCube. Faccio notare in questo caso che io però ho deciso di montare le tre viti originali del QR SimCube 3 perché sono un pochino più lunghe rispetto a quelle che vengono fornite attualmente con questo QR, ma questo soltanto per un mio scrupolo. Il QR non ha un suo reale verso, ma le schede sì. Per quanto riguarda quella del volante non ci sono particolari problemi perché basta che lo tenete dritto. Per quanto riguarda quello della base, fate attenzione di avere sempre la scritta Simube rivolta verso l'alto. Arriviamo adesso al QR lato volante. È un QR da 70. Il diametro esterno sono 80 mm. In realtà per questa tipologia di volante, cioè il Savu, è un po' troppo larga e mi andava a sbattere contro i paddles delle frizioni e del cambio. Io mi sono autocostruito un piccolo spessore di 1,5 cm per andare ad alzare la parte dell'attacco. Si attaccherà con le tre viti, le stesse tre viti con cui è montato il QR3, però direttamente non sono riuscito a montarlo. Naturalmente dipende da volante a volante. Ho fatto presente questo aspetto ai ragazzi di Simube, non so se in futuro forniranno a parte uno spaziatore proprio per questa tipologia di volante oppure dovrete organizzarvi voi. Sottolineo che il distanziale, seppur in plastica, è un distanziale. La parte delle viti vanno sempre a bloccarsi sul metallo, vanno ad agganciarsi al metallo del volante e non esiste nessun tipo di torsione gioco possibile anche utilizzando un distanziale in plastica. In questo caso la parte elettronica vi viene mandata separatamente, questo perché fondamentalmente è un QR2 standard, però va implementata l'elettronica specifica per SimCube 3. Dovrete andare a montare l'elettronica con tre viti, ma anche questa è questione di al massimo un minuto. Dall'altro lato dell'elettronica c'è una piccola prolunga con il connettore GST adatto all'attacco per i volanti specifici di SimCube 3. C'è un altro aspetto però di cui vi voglio parlare e che ho fatto anche questo presente ai ragazzi di Simube, ed è che i 6 fori
che ci sono proprio nell'attacco sono tutti prefilettati M5. Dovendo montare un distanziale ho dovuto naturalmente utilizzare delle viti più lunghe rispetto a quelle che vengono fornite. Non ho avuto particolari problemi per il montaggio di queste qui in basso, anche se è più complicato montare un quick release che ha già una prefilettatura sia il quick lato volante che proprio sul volante stesso, perché dovrete fare molta attenzione di tenerli sempre ben attaccati una volta che andate ad impanare la vite. Ma ho dovuto togliere la filettatura a questo qui sopra. Questo perché, come vedete, c'è questa protuberanza che fa parte proprio del design del QR, che non permette proprio di infilare, iniziare ad avvitare quella che è la vite. Con una punta da 5 ho allargato la parte del foro, ho praticamente tolto soltanto la filettatura e a quel punto sono riuscito piano piano ad infilare la vite e farla passare e prendere quindi lo spazio corretto, avendo montato io un distanziale. Per onestà intellettuale vi dico che ho tolto la filettatura anche a queste due qui in basso per poterle infilare in maniera più semplice e non avere il problema che si possono creare degli spazi complicati poi da gestire in fase di andare a stringere la parte del quick release. Essendo un quick release standard, in questo caso con il volante specifico Savu di Syncube 3, ho dovuto fare questi piccoli adattamenti per poterlo utilizzare. Immagino che con tantissimi altri volanti non ci sia il problema. La motivazione che mi hanno dato sul perché sono tutti già prefilettati è perché molto spesso la maggior parte di volanti hanno un hub dietro, un piccolo distanziale, e quindi in realtà aiuterebbe quel genere di montaggio. Io di solito anche negli hub che mi sono capitati, di solito ci sono 3 fori filettati e 3 fori non filettati, quindi a secondo di come sono montati secondo me si può gestire tranquillamente soltanto avendone 3 filettati e 3 non filettati. Però lavoretti veramente di pochi minuti per poi poter godere di un quick release molto solido nel suo utilizzo, ma soprattutto a basso costo. Ripeto, costa praticamente la metà di quello che è il QR di Syncube 3. E qui entriamo in un'ipotetica diatriba: la qualità è migliore, la qualità è peggiore. Personalmente io apprezzo tantissimo il QR2 di Fanatec, perché effettivamente è un QR che si monta e si smonta veramente in pochi secondi, ma soprattutto molto stabile una volta agganciato. Non ho riscontrato il minimo gioco al pari di quello che è quello del Syncube 3, quindi se vogliamo parlare di qualità come velocità di aggancio, robustezza una volta agganciato, velocità di sgancio, io direi che siamo allo stesso livello. E quindi lascio la palla a voi sul discorso di cambiare totalmente il sistema di montaggio, ma come già vi raccontavo durante la recensione del Syncube 3 è un'opzione che potrete valutare, perché ci sono poi oltre questa sicuramente anche altre opzioni, e sempre di Simube nel prossimo video vi farò vedere anche un altro sistema molto interessante sempre basato sul QR2. Per chi proprio non è intenzionato ad utilizzare la tecnologia Lightbridge di Syncube, ci sono anche altre tipologie di scelte dal mio punto di vista molto interessanti, ma ne parliamo in un video futuro. Quindi, arrivando alle conclusioni finali, esperienza totalmente promossa di questo prodotto, fa quello che deve fare e lo fa molto bene, e con un occhio anche a quello che è il prezzo. Naturalmente lascerò tutti i link in descrizione per poterlo acquistare direttamente dal sito di Simube. Collaboro con loro, utilizzare quel link è un supporto al mio canale, ma c'è anche un piccolo sconto per voi. Ragazzi, io vi ringrazio sempre, è il modo migliore per supportare il canale e permettermi di poter recensire sempre nuovi prodotti e farvi conoscere tutto quello che c'è nel panorama sim racing. Ciao!